10.000 uomini stanno marciando il più velocemente possibile in mezzo alle montagne del territorio dei Persiani. Sono guerrieri e provengono da tantissime città della Grecia. E che ci fanno lì? Beh, potremmo pensare che siano andati lì per combattere per la loro patria contro dei malvagi barbari come i persiani. Invece no, non è così. Sono dei mercenari e hanno combattuto proprio per un principe persiano. Però le cose sono andate diversamente da come avevano previsto e adesso il loro unico obiettivo è tornare a casa. Alcuni di questi mercenari non vogliono solo tornare a casa, ma pensano già di arruolarsi per combattere per la più potente e più celebre città della Grecia. Insomma, ovviamente vogliono combattere per Sparta. Questa è la storia della leggendaria armata dei 10.000 e del loro comandante che ce l'ha raccontata vivendola in prima persona, Senofonte, lo storico guerriero. Prima di arrivare alla grande impresa dei 10.000 bisogna fare diversi passi indietro. Infatti dobbiamo domandarci il perché di diverse cose strane che vi ho appena accennato, almeno cose strane dal punto di vista della nostra idea moderna della Grecia antica. Una cosa strana è perché dei mercenari greci combattono per i loro nemici storici, i persiani. Un'altra, volendo, è anche perché esistono dei mercenari spartani, visto che sempre nella nostra mentalità gli spartani sono dei guerrieri patriottici che combattono solo per la gloria, mezzi nudi, un po' in stile 300. E ultima cosa non da poco, perché in questa storia il loro comandante Senofonte risulterà più spartano degli spartani, nonostante lui fosse al 100% ateniese e non fosse spartano. Già rispondere a queste domande ci farà vedere uno spaccato della Grecia antica molto diversa da quella che tanti hanno in mente oggi. E anche allora saremo solo all'inizio del viaggio. Per capire perché dei mercenari greci combattono per i persiani dobbiamo partire dalla data dell'impresa, che inizia nel 401 a.C. Nel 401 a.C. è appena finita quella che forse è la più famosa guerra della storia greca, la cosiddetta guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene. Quindi Sparta ha appena mandato gambe all'aria l'imperialismo marittimo di Atene, che aveva il portafoglio pieno delle tasse dei suoi cosiddetti alleati. Come ci racconta lo storico Tucidide, che poi era ateniese, Atene aveva trasformato un'alleanza militare difensiva, che era chiamata la Lega di Delo, in uno strumento di dominio. Gli ateniesi, dice Tucidide, non partecipavano infatti in parità di condizioni alle campagne militari. Per loro era immensamente più facile piegare i ribelli. Gli alleati si lasciavano imporre il pagamento di una somma pari in valore alle navi non corrisposte. In questo modo cresceva la potenza navale degli ateniesi, che vi impegnavano i fondi derivati dalle varie contribuzioni, e gli alleati, quando accennavano a un tentativo di rivolta, si trovavano in guerra senza preparazione né esperienza. Atene, insomma, aveva centrato su di sé il potere di questa alleanza e soprattutto aveva spostato il suo tesoro, cioè l'insieme delle tasse versate dall'isola di Delo a Atene. Un iniziale contributo quindi era diventato un tributo e l'alleanza era diventata uno schieramento obbligato da cui non si poteva più uscire. Il famoso Partenone, che ancora oggi viene celebrato come simbolo della meravigliosa Atene classica che tutti dovrebbero prendere a modello, in realtà era stato costruito proprio con queste tasse imposte a degli alleati che erano stati in realtà trasformati in dei sudditi. Ce lo racconta un altro storico, ovvero Plutarco, parlando della vita di Pericle, che era lo statista che aveva perfezionato questo giochetto. Ma dopo circa 50 anni di questo dominio, Sparta si era stancata e alla fine aveva ridimensionato gli ateniesi. Il problema è che Sparta, come tutti sapete, era molto forte sulla terraferma, ma non era fortissima sul mare. Invece, per sconfiggere definitivamente Atene, gli serviva una flotta.
E quindi gli Spartani avevano pensato bene di farsi finanziare la costruzione di una flotta proprio da quei presunti grandi nemici da cui Atene diceva di proteggere i suoi alleati, cioè dai persiani, che erano sempre rimasti un grande impero ricchissimo. Verso la fine della guerra del Peloponneso, gli Spartani avevano fatto dei trattati segreti e delle alleanze proprio con i persiani. In particolare avevano trattato con Ciro il Giovane, che era un principe persiano figlio del re Dario II. E tenete a mente questo personaggio perché sarà importantissimo per gli sviluppi della nostra storia. Da questi trattati i persiani avrebbero ottenuto il riconoscimento del loro dominio sulle città greche dell'Anatolia, che erano state sempre uno dei motivi principali dello scontro tra greci e persiani. In cambio però i persiani avrebbero supportato gli Spartani, in particolare avrebbero supportato l'ammiraglio Lisandro. Si dice che con i soldi dei persiani Lisandro fosse il primo spartano a pagare gli equipaggi delle navi di più di quanto facesse Atene, attirando così molti rematori e molti mercenari capaci. Con questi mezzi economici alla fine Lisandro riuscì a vincere contro Atene anche sul mare. Nel 404 Atene si arrese e Sparta quindi aveva messo fine per sempre al suo strapotere. Questo che vi ho raccontato ci spiega la prima cosa strana, ovvero l'alleanza tra Spartani e Persiani. Ma per capire bene pure le altre cose strane bisogna fare finalmente la conoscenza del protagonista della nostra storia, Senofonte. Senofonte era nato proprio all'incirca nell'anno in cui era iniziata la guerra tra Sparta e Atene, ovvero il 430 a.C. Quindi aveva vissuto da ragazzino quell'epoca di grandissimi sconvolgimenti. Era nato a Atene, figlio di un certo Grillo, no, non questo Grillo qua. Probabilmente era di famiglia ricca, infatti apparteneva alla classe dei cavalieri ateniesi e venne istruito da grandi maestri. Uno di questi maestri era il famosissimo filosofo Socrate, e quindi già il giovane Senofonte avrebbe qualcosa di interessante da raccontarci, infatti descrive pure lui un personaggio celeberrimo come Socrate. Oggi di solito, come tutti sapete, per parlare di Socrate ci si basa soprattutto su quello che ha scritto di lui un altro suo allievo, ovvero Platone. Ma Senofonte ci descrive pure lui Socrate e lo fa un po' diversamente rispetto a Platone. Platone era di 2 anni più giovane di Senofonte e quasi sicuramente i due si conoscevano ma non dovevano avere grande stima l'uno dell'altro. In particolare probabilmente Platone considerava Senofonte un po' un sempliciotto che banalizzava gli insegnamenti di Socrate. Infatti Platone diventerà un filosofo sistematico alla ricerca della verità, mentre Senofonte sarà un uomo d'azione più interessato all'etica quotidiana e alla politica concreta. Platone ci ha lasciato di Socrate quel famoso ritratto di un uomo tutto pensiero e dialogo, Senofonte invece ci dà un ritratto molto più pragmatico. Per esempio, in più punti il Socrate raccontato da Senofonte insiste sull'importanza dell'esercizio fisico che serve per diventare uomini virtuosi. Il Socrate di Senofonte dice che un uomo non può essere veramente utile se non si prende cura del proprio corpo e si difende dall'accusa di corrompere i giovani spiegando che spingeva i giovani a praticare l'autodisciplina anche attraverso il controllo del corpo. Per questo Socrate, il corpo e l'anima devono allenarsi insieme per coltivare la virtù. Effettivamente Socrate fu anche un guerriero e combatté per la città di Atene, per esempio nella battaglia di Delio del 424 a.C., una cosa che in pochi ricordano della sua biografia. E questo discorso sull'educazione di Senofonte con Socrate non è per niente inutile, anzi ci aiuta per capire il personaggio, ma anche per capire meglio Socrate. Infatti non è per niente sorprendente che un allievo di Socrate diventerà un grande comandante filo-spartano. Infatti un altro suo allievo chiamato Crizia, che poi era lo zio di Platone, diventerà il capo dei 30.
E i 30 erano 30 cittadini ateniesi filo-spartani che vennero messi a governare Atene dopo la vittoria di Sparta di cui abbiamo parlato prima. Lo stesso Senofonte fu collegato a questi 30, infatti a 26 anni fu probabilmente uno dei due ipparchi dei 30, cioè uno dei due comandanti dei cavalieri che servivano il governo filo-spartano. Quindi a Atene c'erano sempre stati dei filo-spartani. Tra l'altro anche Socrate e Platone per certi versi ammiravano alcune virtù degli Spartani, ma questo sarebbe un discorso troppo lungo che ci porterebbe troppo lontano. Comunque Senofonte è l'unico tra i greci a averci lasciato un resoconto dettagliato delle leggi degli Spartani. E visto che gli Spartani non scrissero nulla di se stessi, e anzi se lo fecero è andato perduto, è grazie a lui che conosciamo le loro regole famose ancora oggi. Un giorno mi venne in mente che Sparta, sebbene fosse tra gli stati meno popolati, dice Senofonte, era evidentemente la città più potente e più celebre della Grecia, e cominciai a chiedermi con stupore come ciò fosse potuto accadere. Ma quando considerai le istituzioni degli Spartani, non mi stupii più di nulla. Nonostante fosse nato ateniese, Senofonte esplicita chiaramente la grandezza di Sparta e la considera la città più gloriosa e più celebre della Grecia. Licurgo, il legislatore di Sparta, non imitò le altre città, ma ideò cose addirittura opposte rispetto alla maggior parte di esse. Così rese la sua città particolarmente fortunata, ci spiega Senofonte. Per prima cosa ordinò l'esercizio del corpo per il sesso femminile, non meno che per il maschile. Poi per le donne, come per gli uomini, stabilì gare di corsa e di forza tra loro, ritenendo che da genitori entrambi forti, anche i figli nascano più forti. E questa è anche la base della famosa agogè, che è la durissima educazione spartana che si vede un po' romanzata nel film 300 e che tutti oggi conoscono. Gli Spartiati sono uguali tra di loro e neanche i re sono molto al di sopra degli altri cittadini, così che i re non vogliano diventare tiranni, né gli altri cittadini li invidino troppo. Nelle altre città, scrive sempre Senofonte, quando uno si dimostri vile, ha come punizione solo quella di essere chiamato vile. L'uomo vile può frequentare la piazza insieme all'uomo valoroso e può sedere con lui ed esercitarsi con lui. A Sparta invece l'uomo vigliacco viene scacciato dai tavoli, non trova posto nelle squadre di pallone, non trova moglie e viene picchiato dagli altri. A Sparta, infatti, ci ricorda Senofonte, viene ritenuta preferibile una bella morte a una vita riprovevole. A differenza di Atene, dove il denaro ha preso il sopravvento, Licurgo impedì agli uomini liberi di dedicarsi ad alcuna attività lucrativa. Senofonte stesso però riconosce che al suo tempo alcuni spartani hanno smesso di seguire queste leggi, infatti vogliono possedere l'oro e litigano tra di loro per il comando. E questo ci può spiegare in parte anche perché esistevano dei mercenari tra gli spartani. Però a questo fatto ci possono essere anche molte altre spiegazioni possibili. Infatti le fonti greche chiamano gli Spartani lacedemoni, ma a volte possono intendere con questo termine non solo gli Spartiati, che erano quei cittadini di pieno diritto che vivevano a Sparta, ma anche quelli che abitavano a Sparta ma appartenevano a altre classi sociali. Per esempio questi erano i perieci, cioè degli abitanti liberi ma che non avevano i pieni diritti politici. Oppure i neodamodi, una specie di schiavi liberati, per dirla molto semplicemente, che potevano servire come soldati. Nel caso dei mercenari, di cui parleremo meglio tra pochissimo, però bisogna dire che si misero al servizio dei persiani, e abbiamo visto che i persiani avevano fatto grandi favori a Sparta durante la guerra contro Atene. Quindi mercenari è un po' il nostro concetto moderno, mentre dal loro punto di vista forse stavano anche ricambiando l'aiuto di qualcuno che li aveva aiutati in precedenza. Senofonte stesso, tra l'altro, oltre ad avere una grande considerazione degli Spartani, aveva anche una grande considerazione dei persiani.
Infatti considerava non un greco ma un persiano come il modello del sovrano perfetto. Per lui questo modello era Ciro II, detto il Grande, che era vissuto circa un secolo e mezzo prima di Senofonte. Secondo Senofonte l'uomo è per natura adatto a governare tutti gli animali, tranne i suoi simili. Ma quando mi sono reso conto del carattere di Ciro il Persiano, ho cambiato idea. Ecco un uomo, ho detto, che si è guadagnato l'obbedienza di migliaia di suoi simili, di città e tribù innumerevoli. Innanzitutto, secondo Senofonte, Ciro, come gli Spartani, ha ricevuto fin da giovane una buona educazione da suo padre Cambise. Cambise ha insegnato al figlio come ottenere l'obbedienza spontanea dell'esercito, ma anche come gestire l'economia e il comando nel corso delle spedizioni. Senofonte descrive l'educazione persiana per certi versi come simile a quella spartana, cioè un'educazione in cui i giovani vengono cresciuti con autodisciplina, giustizia e rispetto per le leggi. In tutti e due i sistemi l'educazione è pubblica e è incentrata sul merito. Parlando di questi sistemi educativi, implicitamente Senofonte sta criticando l'educazione ateniese, che è un'educazione pagata dai ricchi che possono permettersela e quindi è lassista e permissiva. Dall'educazione persiana risulta invece che Ciro è un sovrano moderato, che pur potendo avere qualunque ricchezza non si lascia corrompere dal lusso, mangia il giusto, è padrone di se stesso. È un abilissimo stratega militare, infatti si racconta che sia riuscito a conquistare la città di Babilonia addirittura deviando il corso del fiume Eufrate. Ma nonostante Ciro sia un re conquistatore, è anche rispettoso della specificità delle culture locali che conquista. Per esempio fa da mediatore tra i Caldei e gli Armeni, due popoli che ha sconfitto ma dei quali cerca di rispettare le volontà. Questi due popoli si contendono un passo di montagna e Ciro dice: «Ecco allora cosa farò. Non consegnerò il passo a nessuno dei due. Noi persiani lo sorveglieremo da soli e se uno di voi ferirà l'altro, interverremo e ci schiereremo dalla parte di chi ha sofferto». Ciro poi suggerisce ai Caldei di utilizzare le fertili pianure armene per l'agricoltura, mentre consiglia agli armeni di sfruttare le colline dei Caldei per il pascolo. Entrambe le parti, ci dice Senofonte, si rallegrarono della decisione e dissero che solo così avrebbero potuto stabilire una pace duratura. A queste condizioni si scambiarono le promesse e fu stipulato un patto secondo il quale entrambe le nazioni sarebbero state libere e indipendenti, ma con diritti comuni di matrimonio, di coltivazione e di pascolo e di aiuto in tempo di guerra se una delle due fosse stata attaccata. La questione fu così conclusa e ancora oggi il trattato è valido tra i Caldei e l'Armenia. Per Senofonte quindi Ciro il Grande è tutta un'altra cosa rispetto all'idea stereotipata del tiranno orientale, che in alcuni casi esiste ancora nella propaganda addirittura fino ai giorni nostri. Quello di Ciro è anche un ritratto molto diverso dai tipici stereotipi greci sui barbari. Infatti Senofonte usa un persiano per incarnare il modello perfetto di re illuminato, che anche i greci dovrebbero imitare. Ma Senofonte si inventa tutte queste cose solo per elogiare Ciro? Beh no, perché tante altre fonti concordano con questa visione di Ciro II. Gli ateniesi elogiavano da soli la propria superiorità, mentre erano disprezzati dagli alleati che avevano trasformato in sudditi. Invece i sudditi di Ciro elogiavano questo sovrano. E lo facevano addirittura gli ebrei, che sicuramente non sono un popolo famoso per amare chi li ha conquistati. Infatti gli ebrei consideravano Ciro come un liberatore. Nel libro di Isaia Ciro è il famoso Messia, l'eletto, l'unto dal Signore. Dice il Signore del suo unto, di Ciro: «Io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte».
Questa lunga introduzione su come la pensava Senofonte era indispensabile sia per capire le premesse della sua spedizione che abbiamo fatto all'inizio e che sono abbastanza insolite ai nostri occhi moderni, sia per capire meglio dopo i comportamenti del personaggio. Ma adesso che sappiamo quanto le opinioni di questo vero ateniese del V secolo fossero diverse dall'idea contemporanea, evidentemente semplicistica, delle opinioni che avevano i greci, possiamo immergerci in un racconto più pieno di avvenimenti. I 30 filospartani governarono per pochissimo tempo a Atene e con la loro caduta se ne andò anche Senofonte, che forse era stato il comandante della loro cavalleria. Forse Senofonte venne esiliato a Eleusi, che è una città vicina a Atene, dove andarono anche alcuni dei 30. Ma poco tempo dopo, nel 401 a.C., gli arrivò la proposta per una specie di missione segreta, che sicuramente si confaceva al suo carattere e alle sue idee politiche. Lo storico Diogene Laerzio ci racconta che era suo amico uno chiamato Prosseno, nativo della Beozia, discepolo del filosofo Gorgia Leontino, amico di Ciro. Questo amico, abitando a Sardi presso Ciro, scrisse ad Atene una lettera a Senofonte, invitandolo ad essere amico di Ciro. Senofonte stesso racconta che Prosseno lo aveva mandato a chiamare dalla patria, dietro la promessa che, se lo avesse raggiunto, gli avrebbe procurato l'amicizia di Ciro, un uomo che sosteneva poteva fare per lui più della sua patria. Questo Ciro ovviamente non è lo stesso Ciro il Grande di cui abbiamo parlato prima, ma è un suo discendente. Comunque adesso sappiamo perché Senofonte poteva apprezzare la richiesta di combattere per un persiano e perché potevano accettarla pure altri greci filospartani che erano debitori dei persiani. Così, dopo questa proposta, Senofonte si imbarcò per andare a combattere insieme a Prosseno per Ciro il Giovane. La missione comunque non si prospettava come molto impegnativa. Avrebbero dovuto affrontare un piccolo popolo ribelle dell'Anatolia che oggi è quasi sconosciuto. Ma in realtà gli uomini radunati da Ciro erano tantissimi per una spedizione così poco importante, quindi c'era qualcosa che non tornava. Infatti molto presto Ciro il Giovane ha dovuto rivelare il vero motivo della spedizione. Senofonte ci racconta anche tanti dettagli pratici interessanti della guerra del suo tempo, per esempio il fatto che greci e persiani avessero già degli interpreti per potersi capire tra di loro, e questi interpreti facevano la spola tra l'accampamento greco e l'accampamento persiano. Comunque Ciro il Giovane ha fatto capire ai greci proprio tramite questi interpreti che in realtà lo scopo della sua missione era detronizzare suo fratello Artaserse II per diventare lui il nuovo re dei persiani. Questo ovviamente cambiava tutte le regole di ingaggio e trasformava una spedizione apparentemente secondaria in uno scontro all'ultimo sangue con il temibilissimo esercito del re persiano. Quando hanno saputo questo, i greci hanno deciso di non proseguire. I soldati, ricorda Senofonte, dicevano di non voler proseguire. Sospettavano ormai di andare contro il re e non erano stati reclutati, sostenevano, per un'impresa del genere. Ma allora è intervenuto uno dei comandanti che si chiamava Clearco. Clearco era un generale spartano, quindi uno di quelli che si ricordava meglio il debito degli spartani nei confronti dei persiani. Per primo Clearco cercò di costringere con la forza i suoi soldati a muoversi, ci dice Senofonte, ma lui e i suoi animali da soma vennero bersagliati di pietre non appena si misero in marcia. Nella circostanza poco ci mancò che Clearco finisse lapidato. In seguito, quando capì che la forza non serviva, convocò l'assemblea delle proprie truppe. Alla fine comunque i greci cambiano idea e vengono convinti da Clearco, che fa leva su diverse cose. Ritirarsi, secondo lui, sarebbe stato disonorevole, sarebbe stato quasi un tradimento verso Ciro, ma soprattutto c'erano delle ottime possibilità di vincere e di trovarsi quindi alla fine della missione al fianco del nuovo re dei persiani.
e poi ormai tutti sapevano di essere troppo lontani da casa. Così i greci proseguirono verso il cuore dell'impero persiano. Nel frattempo però si accorse di queste manovre Tissaferne, che era un astutissimo nobile persiano al servizio del re Artaserse II. Tissaferne quindi avvertì il suo re della ribellione di suo fratello Ciro il Giovane. A queste pessime notizie Artaserse ha dovuto mettere su in fretta e in furia un esercito per andare a fermarlo, e presto i due eserciti si sono incontrati a Cunassa, che era un villaggio vicino a Babilonia. Senofonte, come fanno spesso molti storici antichi, ci dà dei numeri pazzeschi per questa battaglia, dicendo che alla fine gli uomini con Ciro erano 100.000 e quelli con Artaserse addirittura 1.200.000. Gli storici moderni pensano invece che fossero circa 30.000 contro 40.000. Quindi Ciro sarebbe stato effettivamente in inferiorità numerica, ma non di 1 a 10. Comunque al momento della battaglia nessuno dei due eserciti era al massimo della forma e al massimo delle sue possibilità. Artaserse, come abbiamo detto, lo aveva radunato in fretta e furia. Ciro invece non si aspettava uno scontro in quel momento e i suoi uomini combatterono senza neanche aver mangiato. Non sembrava neppure che Ciro avesse veramente più di tanto il controllo dei suoi uomini. Infatti Clearco, che abbiamo capito aveva un carattere da prima donna, non gli obbediva granché. Ciro in persona, racconta Senofonte, gridò a Clearco di puntare con il suo esercito contro il cuore delle truppe nemiche, perché lì sarebbe stato il re. Se vinciamo al centro, disse, per noi è fatta. Ma Clearco non lo fece per paura di essere accerchiato e rispose che ci pensava lui a preparare tutto per bene. E in effetti aveva ragione Clearco, in breve tempo i suoi mercenari greci erano in vantaggio. A questo punto Ciro fu ben contento delle manovre di Clearco e si gettò all'inseguimento del fratello Artaserse per ucciderlo quanto prima. Infatti, se il re fosse morto, la battaglia sarebbe stata immediatamente vinta. Subito Ciro non si trattenne più, ma disse: «Ecco il mio uomo». Si lancia contro Artaserse, lo colpisce al petto e lo ferisce, trapassandogli la corazza. Ma proprio mentre lo colpiva, qualcuno gli vibra un colpo di giavellotto sotto l'occhio, con forza. Allora qui scoppiò un violento corpo a corpo tra il re Ciro e i rispettivi uomini. A questo punto succede il peggio di quello che poteva capitare ai greci. Ciro stesso morì e dopo di lui gli 8 più valorosi del suo seguito. Così dunque morì Ciro. Nessuno tra i persiani vissuti dopo Ciro il Vecchio fu più regale e degno del comando, come concordemente ammettono le persone che lo hanno conosciuto. All'inizio i greci neanche si accorsero della morte di Ciro, che era avvenuta molto lontano sul campo di battaglia. Clearco quindi avanzò contro l'ala destra molto più numerosa dell'esercito di Artaserse e lo costrinse alla ritirata. Nel frattempo però le truppe di Artaserse presero l'accampamento greco e distrussero le loro scorte di cibo. Secondo Senofonte le truppe greche erano in netto vantaggio e un solo greco venne ferito. Ma quando si seppe che Ciro era morto, la battaglia era persa, perché nessuno avrebbe ricompensato la vittoria dei greci e non aveva più senso combattere. Così l'armata dei mercenari greci, che era composta da circa 10.400 soldati, si trovava adesso al centro di un impero sterminato, senza cibo e senza alleati. Da qui emerge anche quanto fosse complesso questo mondo rispetto a come possiamo immaginarcelo oggi. Senofonte ha elogiato i persiani, ma allo stesso tempo ha appena combattuto contro altri persiani. E tutto quanto per qualcosa che con la Grecia c'entra poco, ovvero il trono di Persia. Un mondo molto complesso e variegato dove i greci non erano un solo popolo, e non erano solo gli ateniesi dell'Atene classica, e neanche i persiani erano un solo blocco unico.
Neanche il re Artaserse però aveva veramente sconfitto i greci in battaglia e quindi la situazione non era ottima neanche per lui, perché si trovava questi 10.000 mercenari in armi a casa sua. Così Artaserse mandò un'ambasceria ai greci per convincerli a deporre le armi. A parlare per conto del re persiano era un greco chiamato Falino, al quale però rispose Prosseno, l'amico di Senofonte. «Oh Falino, sono sorpreso e mi domando se il re ci chieda le armi in qualità di vincitore oppure come dono d'amicizia. Se pensa di essere il vincitore, che bisogno ha di chiederle? Perché non viene a prendersele? Se invece ci vuole persuadere, dica che cosa ne verrà ai soldati, se lo vorranno con piacere». A queste parole Falino rispose: «Il re ritiene sua la vittoria perché ha ucciso Ciro. Chi è in grado di contendergli il regno? E considera anche voi in suo potere, perché vi tiene in pugno nel cuore del suo paese tra fiumi non guardabili e può scatenare contro di voi una tale moltitudine di uomini che non potreste ucciderli neppure se ve ne desse licenza». Ma dopo Falino intervenne un altro soldato ateniese che sta con i mercenari greci. «Falino, adesso come vedi tutto è perduto, fuorché le armi e il valore. Finché abbiamo le armi, crediamo di poterci servire anche del valore, ma se le consegniamo, perderemo anche la vita. Togliti quindi dalla testa che vi consegneremo i soli beni che ci restano. Anzi, con questi combatteremo anche per strapparvi i vostri». I greci quindi non cedono e il re persiano allora decide di dargli dei viveri e di imbastire delle altre trattative. I giorni passano, ma presto si capisce che i persiani hanno una strategia molto più subdola. I greci vengono accusati di fomentare delle dicerie antipersiane, cioè di parlare male dei persiani nel loro accampamento. Così Tissaferne sfrutta l'occasione per invitare Clearco e gli altri comandanti, tra cui Prosseno, a chiarire la questione in una specie di banchetto pacificatore. Ma da questo banchetto i comandanti dei greci non torneranno mai. Dopo il banchetto, quelli che erano rimasti all'accampamento videro delle incursioni dei persiani contro di loro e rimasero sbigottiti, ci dice Senofonte, senza capire che cosa stesse accadendo, finché non arrivò un soldato che, fuggito, era ferito al ventre e teneva le viscere tra le mani. Fu lui a raccontare ogni cosa. Ovvero, questo soldato raccontò che i comandanti greci erano stati accusati di aver rotto la tregua e erano stati trucidati. Adesso i 10.000 greci erano veramente a un passo dalla rovina completa. I 10.000 mercenari però erano abituati ai grandissimi rischi della guerra e si riunirono subito per eleggere i nuovi capi. È qui che prese la parola Senofonte, che finora era stato solo un seguace di Prosseno, ormai ucciso pure lui dai persiani. In quel momento Senofonte ha 30 anni, ma riesce a farsi valere anche di fronte ai più anziani. Secondo lui, infatti, i greci hanno molte possibilità di sopravvivere perché hanno rispettato la tregua che era sacra agli dei, mentre i persiani avevano ucciso a tradimento. «Giudici sono gli dei», dice Senofonte, «che saranno al nostro fianco, è naturale. Loro infatti hanno spergiurato, mentre noi, pur avendo davanti agli occhi tanti beni, per i giuramenti fatti di fronte agli dei ce ne siamo tenuti rigorosamente lontani. Credo dunque che sia lecito presentarsi alla gara con il morale molto più alto del loro. Abbiamo inoltre corpi più resistenti dei loro, al freddo, al caldo, alle fatiche. Abbiamo anche uno spirito più risoluto». Il discorso è convincente e i 10.000 eleggono Senofonte come uno dei loro nuovi comandanti. E questi nuovi comandanti puntano a un'impresa apparentemente impossibile, ovvero una marcia attraverso il territorio nemico fino al posto sicuro più vicino, che sono le città greche affacciate sul Mar Nero. Per fare questo i greci dovranno percorrere migliaia di chilometri attraversando deserti, fiumi ghiacciati, montagne ostili e territori nemici.
Dovranno prepararsi a marciare verso nord attraverso terre sconosciute, passi montani innevati, senza rifornimenti oltre a quelli che potranno ottenere con la forza oppure con la diplomazia. Dovranno prendere decisioni molto rapide sulle tattiche da usare e sulle scorte di cibo, mentre l'esercito del re persiano e i popoli locali gli staranno alle calcagna. E dovranno combattere non solo con i nemici, ma anche con la fame e con il freddo, per aprirsi la strada verso la salvezza. Dal canto mio, uomini, ho considerato un fatto, dirà Senofonte in un discorso successivo che voleva motivare tutti a questa impresa incredibile. Chi in guerra cerca di salvare la pelle a ogni costo, il più delle volte va incontro a una morte da codardo, a una morte infame. Chi invece ha capito che la morte è comune a tutti e ineluttabile per l'uomo e lotta per trovare una bella morte, vedo che in un modo o nell'altro raggiunge la vecchiaia e finché rimane in vita conduce un'esistenza più felice. Bisogna intendere appieno la forza di questa verità e adesso, nell'ora più grave, dobbiamo essere valorosi e trascinare gli altri. Senofonte utilizza il discorso sulla bella morte che apparteneva alla cultura spartana per spingere i suoi alla marcia, e quindi capiamo perché era importante che Senofonte fosse un ammiratore di Sparta. Per tutto il viaggio verrà consultato anche un indovino, Arexion di Arcadia, per essere certi di avere il favore degli dei. Ma oltre all'emotività e alla religiosità, Senofonte punta anche su discorsi logici per spingere i suoi uomini a attraversare quel territorio ostile. Per esempio fa subito distruggere le cose inutili e pesanti da portare dietro. Così la marcia inizia, mentre il solito Tissaferne si mette all'inseguimento dei mercenari. E quindi siamo al punto dove la nostra storia è cominciata, con l'armata dei 10.000 che è in marcia nel territorio nemico dell'impero persiano. Più volte questi guerrieri riuscirono a avere la meglio sui nemici, altre volte invece ebbero l'impressione di non farcela. Per esempio quando attraversarono il territorio dei Carduchi, un popolo selvaggio e bellicoso che abitava le montagne dell'attuale Turchia sudorientale. Si diceva che neppure il re persiano fosse mai riuscito a sottomettere i Carduchi. Una volta il gran re aveva inviato nel loro paese un esercito di 120.000 uomini per sottometterli, ma di tutta quella grande schiera nessuno aveva mai più rivisto la sua casa. Quindi quando i greci dovettero passare per il territorio dei Carduchi non c'era da aspettarsi niente di buono. Infatti i Carduchi sfruttavano le gole e i passi tra le montagne per non affrontare direttamente i loro nemici, ma per tendere delle imboscate in una specie di tattica di guerriglia. Le ultime schiere dei greci scendevano dalle alture verso i villaggi. Ormai tra le tenebre, ci racconta Senofonte, solo allora un gruppo di Carduchi riunito si attaccò alla retroguardia greca e con pietre e dardi riuscì a uccidere alcuni dei nostri e a ferirne altri. Erano pochi, l'esercito greco era piombato inatteso su di loro. A dire il vero, se nell'occasione si fossero radunati in numero più consistente, il grosso dell'esercito greco avrebbe corso il serio pericolo di un massacro. Alla fine i Carduchi verranno respinti con delle tattiche simili alle loro, cioè delle tattiche ingannevoli che Senofonte usò anche contro i persiani. In queste tattiche distaccava una parte dell'armata per confondere il nemico o evitare delle imboscate. In altri casi l'esercito dei mercenari greci faceva finta di accamparsi in un punto, di marciare verso una direzione, ma poi deviava di notte in silenzio verso un'altra parte. Spesso Senofonte sfruttava i peltasti, che erano una fanteria leggera molto rapida per dirigere queste manovre. Ma a un certo punto arrivò pure l'inverno, mentre i greci marciavano attraverso l'Armenia e non avevano indumenti adatti per quel clima. E quindi pure qui il rischio di non farcela fu altissimo. Il governatore locale di questa zona, che era chiamato Tiribazzo, gli diede dei viveri e li lasciò passare, ma forse aveva l'intenzione di attaccarli alle spalle. In più a un certo punto vennero fermati da una fortissima nevicata.
Nel corso della notte scese nella zona una nevicata senza fine, tanto da coprire le armi e gli uomini che giacevano sdraiati. Nel manto di neve rimasero intricate anche le bestie da soma. I soldati esitavano fortemente a levarsi in piedi. Allora Senofonte, nudo, trovò il coraggio di alzarsi e cominciò a spaccar legna. Ben presto uno si levò in piedi, poi un altro ancora, che gli tolse di mano la scure e continuò il lavoro. A quel punto si alzarono anche gli altri, accesero il fuoco e si unsero d'olio. Superata anche la neve, Senofonte pensò un'altra volta di non farcela quando sentì i suoi uomini gridare come dei pazzi. Nel sentire le grida, Senofonte e i suoi della retroguardia pensarono che la testa dell'esercito fosse attaccata da altri nemici. Alle spalle infatti erano seguiti dalla gente cui avevano incendiato il territorio. Visto che le grida si facevano più intense e più vicine, i soldati che man mano arrivavano correvano verso i compagni che continuavano a urlare, e tanto più acuti salivano i clamori quanto più il numero si ingrossava, per cui Senofonte pensò che si trattasse di qualcosa di veramente grave. Allora scese da cavallo, prese con sé i cavalieri e corse a prestar soccorso, ma ben presto sentirono i soldati gridare: «Thalatta, Thalatta! Il mare, il mare!» La voce rimbalzava di bocca in bocca. Allora anche tutta la retroguardia si mise a correre, mentre pure le bestie da soma e i cavalli vennero spinti al galoppo. I greci urlavano perché finalmente avevano avvistato il Mar Nero, e il Mar Nero significava salvezza, significava che ce l'avevano fatta. Quando furono tutti sulla cima, cominciarono ad abbracciarsi tra le lacrime. Questo grido Thalatta Thalatta è rimasto famosissimo fino a oggi per indicare quando si compie un'impresa incredibile. Il monte da cui videro il mare è chiamato in greco Tekes e forse corrisponde oggi al monte Madur vicino a Trebisonda in Turchia. A questo punto Senofonte e i suoi uomini innalzarono un trofeo per celebrare in mezzo alle lacrime e ai festeggiamenti quella che molti ancora oggi considerano una delle più grandi avventure della storia umana. I greci a quel punto avevano percorso circa 1200 km in linea d'aria, ma si stima che fossero in realtà 2500 km per le deviazioni dovute ai nemici e alle difficoltà del territorio. In pratica questi mercenari hanno percorso a piedi e in mezzo ai nemici 2 volte la penisola italiana da nord a sud. Lo storico militare statunitense Theodore Dodge considera Senofonte il primo a aver perfezionato il sistema di ritirata, uno che era capace di devastare il territorio nemico quando era necessario e sapeva gestire al meglio gli uomini in manovre molto delicate. L'impresa di riportare sani e salvi i suoi uomini in queste condizioni assurde ha fatto sì che Senofonte sia uno dei pochissimi comandanti dell'intera storia a essere considerato un eroe per la capacità di gestire una ritirata e non per aver vinto qualche grande battaglia. Sempre secondo Dodge, Senofonte fu il più grande generale che venne prima di Alessandro Magno. I secoli successivi, ha scritto, non hanno prodotto nulla che possa superare il genio di questo guerriero. Nonostante avessero fatto un'impresa incredibile, non tutti i 10.000 mercenari tornarono a casa. Alcuni morirono in Persia, altri dopo aver concluso la marcia si dispersero. Qualcuno si arruolò, come dicevamo, con Sparta, altri si fermarono in Asia, altri ancora scomparvero per sempre dalla storia. Anche se aveva contribuito a salvare la vita di tanti greci, neanche Senofonte venne riaccolto in patria come un eroe, anzi. Mentre lui rischiava la vita nell'impero persiano, il suo vecchio maestro Socrate era stato condannato a morte a Atene. Forse dietro alla condanna c'era anche la sua vicinanza a molti dei filospartani come Crizia, e la vicinanza agli Spartani fu anche la causa dell'esilio di Senofonte. Diogene Laerzio dice che gli ateniesi condannarono all'esilio Senofonte per essere del partito lacedemone, cioè appunto filospartano.
Pure i suoi beni vennero confiscati e quindi Senofonte si ritrovò senza patria. Ma proseguì a combattere con una parte dei mercenari che lo avevano seguito in Persia per il re spartano Agesilao, tanto che il suo viaggio in realtà si concluse definitivamente molto dopo rispetto al momento in cui aveva raggiunto il Mar Nero. Si concluse vicino a Sparta 7 anni dopo rispetto a quando era partito per la Persia. Gli Spartani però ricompensarono la fedeltà di Senofonte e gli diedero un terreno a Scillunte, che era una località sulla strada tra Sparta e Olimpia, e gli regalarono anche degli schiavi. Qui Senofonte, che ormai aveva 40 anni, cambiò vita. Coltivava i campi, aveva costruito un altare per gli dei e ospitava amici per banchetti e battute di caccia. Si sposò anche con una donna chiamata Filesia e ebbe 2 figli, uno chiamato Diodoro e uno Grillo come suo padre. No, non questo Grillo. Questi figli vennero educati alla maniera degli Spartani, infatti ricevettero l'agogè sotto la guida del re Agesilao, quell'educazione spartana che Senofonte stesso aveva sempre ammirato e che forse avrebbe voluto ricevere anche per sé. Proprio in questo pacifico ritiro si dedicò a scrivere della sua grande avventura in Persia in un libro chiamato Anabasi di Ciro, che significa spedizione nell'entroterra di Ciro. Oltre a questo testo mise per iscritto anche tante altre opere grazie a cui conosciamo il suo pensiero e che abbiamo già visto nel corso del video, come le leggi degli Spartani e l'educazione di Ciro o Ciropedia. Raccontò anche dal suo punto di vista l'ultima parte della guerra tra Sparta e Atene, di cui era stato un testimone diretto. Poi scrisse anche dei trattati un po' più leggeri sulla caccia con i cani o sull'equitazione, che sono comunque considerati tra i libri più antichi sull'argomento, oltre a aver messo per iscritto anche i ricordi sul suo maestro Socrate. Purtroppo però il destino di Senofonte non era la pace. Infatti quando aveva ormai 60 anni subì anche le conseguenze di altre guerre tra greci che stavolta erano scatenate dalla crescente potenza di Tebe. Dopo la battaglia di Leuctra in cui i Tebani sconfissero gli Spartani, a Senofonte venne confiscata anche la fattoria di Scillunte e lui dovette andarsene di nuovo in un'altra città, ovvero Corinto. Ma ormai il clima politico era molto cambiato rispetto alla giovinezza di Senofonte e anche a Atene si erano accorti che Senofonte era stato uno dei più grandi comandanti provenienti dalla città. Per tutto il video abbiamo seguito soprattutto il punto di vista di Senofonte e sicuramente lui si sarà impegnato per presentarsi nella luce più positiva possibile. Quindi non è detto che tutto quello che ci ha raccontato sia assolutamente vero, però tante cose che dice vengono confermate anche da altri storici antichi. E poi il fatto che alla fine la stessa Atene lo abbia riabilitato e abbia apprezzato la sua figura è una buona prova che fosse una personalità comunque eccezionale del suo tempo, una personalità che non si poteva accantonare del tutto neppure dopo che era stato per tutta la vita filo-spartano. Infatti alla fine a Atene annullarono l'esilio di Senofonte e le confische che gli avevano fatto e gli diedero addirittura un risarcimento danni. I suoi figli ricevettero la cittadinanza ateniese e combatterono per la città. Suo figlio Grillo morirà combattendo proprio contro i Tebani a Mantinea nel 362 a.C. Gli ateniesi approvarono un decreto per aiutare Sparta, ci racconta Diogene Laerzio, e Senofonte inviò i suoi figli ad Atene per servire nell'esercito in difesa di Sparta. Diodoro uscì indenne dalla battaglia senza essersi distinto ed ebbe un figlio con lo stesso nome del fratello. Grillo fu assegnato alla cavalleria e nella battaglia che si svolse intorno a Mantinea combatté strenuamente e perse la vita. Si dice che in questa occasione Senofonte stesse facendo dei sacrifici con una corona in testa, che tolse quando gli venne annunciata la morte del figlio. Ma in seguito, quando seppe che era caduto gloriosamente, rimise la corona sul capo. Alcuni dicono che non versò nemmeno lacrime, ma esclamò: «Sapevo che mio figlio era mortale». Ad Atene vennero composti diversi elogi per il figlio di Senofonte, sicuramente anche per far piacere al padre.
E l'ultima cosa incredibile su Senofonte, anzi forse la più incredibile di tutte, è che questo personaggio oggi è quasi completamente sconosciuto. Sì, lo so che sta sui libri di scuola, non dico che assolutamente nessuno lo conosca e so anche che la storia dei 10.000 è stata romanzata nell'Armata perduta di Valerio Massimo Manfredi. Però non si può dire che Senofonte e l'impresa di Senofonte siano neanche lontanamente famosi tra il grande pubblico. Forse però poi una cosa così incredibile non è, visto che parliamo di uno storico che manda in frantumi la visione contemporanea della Grecia antica, almeno quella più semplicistica dei film e di qualche forma di uso strumentale e propagandistico. Senofonte è uno storico che ci spiega come Sparta fosse il modello per i greci e che ci porta un re persiano come esempio di leader giusto e tollerante, qualcosa che non è molto in linea con quello che si pensa oggi della Grecia antica. Ma per capirci è uno dei pochissimi storici dell'antichità di cui sono conservate praticamente tutte le opere, per dire quanto doveva essere importante in passato. È considerato anche uno dei più grandi scrittori dell'antichità per il suo stile semplice e molto chiaro. E per esempio il ritratto che fa di Ciro il Grande è rimasto per più di un millennio il modello per i leader. Si dice che fosse tra le opere preferite di Alessandro Magno e di Giulio Cesare, non due a caso. E quando l'educazione di Ciro fu riscoperta nel tardo periodo medievale, ispirò pure il genere dei trattati sulle virtù dei principi, dei quali il più famoso è il Principe di Machiavelli. Il racconto dell'impresa dei 10.000 poi ebbe risonanza in tutta la Grecia, dove potrebbe aver ispirato Filippo di Macedonia e proprio suo figlio Alessandro Magno a credere che un esercito greco piccolo ma disciplinato avrebbe potuto sconfiggere anche un esercito persiano molte volte più grande. E quindi Senofonte potrebbe aver ispirato in piccola parte pure l'incredibile impresa di Alessandro Magno di qualche tempo dopo. Insomma, pur essendo oggi molto meno conosciuto di tanti altri generali e anche di tanti altri storici, forse è proprio lo storico di cui abbiamo bisogno, lo storico guerriero. Dopo la sua morte tutti erano d'accordo sulla sua grandezza, tanto che il luogo della sua morte è conteso. Tradizionalmente si dice che sia morto a Corinto all'età di 75 anni, ma altri dicono che fosse morto a Scillunte, una cosa non probabilissima. Mentre gli stessi ateniesi che da giovane lo avevano esiliato alla fine diranno che era tornato a Atene e era morto, guarda un po', nella sua accoglientissima città natale. Ma a prescindere dal luogo di morte e di sepoltura, alla fine Senofonte ha raggiunto la vecchiaia tenendo fede ai suoi principi, come aveva detto nel suo discorso prima della lunga marcia. Chi ha capito che la morte è comune a tutti e ineluttabile per l'uomo e lotta per trovare una bella morte, vedo che in un modo o nell'altro raggiunge la vecchiaia e, finché rimane in vita, conduce un'esistenza più felice.